Bentornati a tutti, oggi parleremo di un gioco. Su questo canale oggi si parlerà di Double. Questo gioco è impressionante, voglio raccontarvi velocemente la storia di questo gioco. Eravamo tra amici e a un certo punto tirano fuori queste carte e cominciano a giocare. Io non conoscevo questo gioco e stavano giocando tirando fuori delle carte e dicevano questo simbolo uguale, questo simbolo uguale, questo simbolo uguale, bene. Scusate, ma quanti simboli ci sono uguali? Beh, per ogni carta corrisponde un simbolo. Cosa? Cioè io, al di là delle regole del gioco, ci devo veramente capire se anche voi avete avuto questa sensazione. Io ho dovuto subito scoprire per quale motivo, come è possibile che ad ogni carta corrisponda un solo simbolo per tutte le altre carte. È stato un rompicapo che è stato divertentissimo risolvere. Innanzitutto ringrazio Chiara per avermi prestato il suo gioco e se volete acquistare una confezione di questo gioco di carte vi lascio il link sotto, oppure andate in un qualsiasi negozio di giocattoli. Apriamolo e vediamo che cosa c'è all'interno. All'interno abbiamo le istruzioni che insegnano come giocare, che non ci servono, e poi abbiamo delle carte. Chiaramente le carte sono tutte uguali sul dorso e qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 simboli. Andiamo a vedere che cosa dice la scatola. Qua sotto abbiamo la scatola che dice Double, più di 50 simboli, 55 carte, 8 simboli per carta e sempre un solo simbolo in comune tra due carte. Impressionante. Prendiamone due a caso. Eccoci qua. Chi è il più veloce? Chi è il più veloce? La foglia del acero canadese. Bellissima. Eccola, l'ho trovata subito. Gli altri, c'è una zebra e un cavallo da scacchi, quindi non sono assolutamente gli stessi. Abbiamo il simbolo del tavolo, l'orologio, gli altri sono tutti diversi, incredibile. Come è possibile che ci siano tutti simboli diversi tranne uno? Ok, andiamo subito a vedere cosa sta alla base di questo gioco. Qui abbiamo 8 simboli, farlo su 8 simboli è un po' troppo lungo. Direi di farlo su 5 simboli. Immaginiamo di partire da 5 simboli chiamati A, B, C, D, E. Questo lo chiameremo superset. Diciamo che per fare in modo che la prossima carta abbia un unico simbolo in comune, vuol dire che A deve avere la A, oppure deve avere la B, oppure deve avere la C, oppure deve avere la D, oppure deve avere la E. Fin qui tutto chiaro, giusto? Perfetto. Adesso che cosa succede? Per fare in modo che in questo sottogruppo di carte, in questo momento ho disegnato 4 carte, non a caso, e poi vedremo perché. Per fare in modo che in questo sottogruppo di carte gli altri simboli non corrispondano, devono essere tra di loro tutti diversi. Quindi cosa faremo? Faremo dei simboli chiamati con dei numeri 1, 2, 3, 4, 15, 16. Ok, siamo sicuri che dalla prima carta, se estraggo per caso una di queste carte con la lettera A, troveremo uguale come simbolo soltanto il simbolo A. Che cosa succede nella carta B? Dobbiamo ripetere questi simboli anche nella carta B, ma dobbiamo ripeterli in un modo che, se dovessi estrarre una carta del gruppo A, non devono corrispondere più di un simbolo alla volta sul gruppo B. Quindi che cosa faremo? Presa questa riga come riferimento, faremo una combinazione
dei simboli del gruppo A ruotato di una posizione. Cosa significa? Prenderemo il numero 1, lo mettiamo qua, il numero 2 lo mettiamo qua, e poi 3, e poi 4. Andiamo avanti procedendo alla stessa maniera. 5, 6, 7 e ripartiamo dall'alto. 8, 14, 15 e 16. Che cosa è successo? Guardate la magnificenza della geometria, della matematica. Abbiamo fatto una rotazione di questi numeri. E se estraggo la prima carta, quindi la carta del superset, e una carta qualunque del gruppo B, l'unico simbolo in comune sarà il simbolo B. Se estraggo la seconda carta, avremo in comune con il gruppo B il numero 1 sulla sesta carta, il numero 2 sulla settima carta, il numero 3 sulla ottava carta, il numero 4 sulla nona carta. Perfetto, andiamo avanti. Andiamo avanti sul gruppo C. Come ci dobbiamo comportare sul gruppo C? Alla stessa maniera del gruppo A. Ruotiamo un'altra volta i simboli che abbiamo all'interno di questo quadrato. Allora ripartiamo dal numero 1. A questo punto dobbiamo ruotarle mettendo qua il 14 e sotto il 2. Quindi abbiamo visto che il numero 2 l'abbiamo slittato di 2 carte. Allora 1, 2. Andiamo avanti con il set 1, 2, 3, 4. 1, 2. Il 3 dovremmo metterlo 1 e 2, ma siccome c'è l'1 lo spostiamo un pochino più in basso e andiamo a occupare il primo spazio libero. 3. E quindi stessa cosa per il 4. 1 e 2, qui ci mettiamo il 4. Ok? Questo succede perché abbiamo un quadrato di lato pari, ma non fa tanta differenza. L'importante è che noi facciamo sempre una rotazione ogni volta. Se fosse stato dispari, il numero di simboli sul lato del quadrato, quindi un 5x5 o un 3x3 o un 9x9, avremmo avuto la possibilità di ruotare senza dover fare il salto. Niente, sotto il numero 1 ci mettiamo il 5, sotto il numero 2 ci mettiamo il 6, sotto il numero 3 ci mettiamo il 7 e poi l'8, il 15 e il 16. Scavalca e ecco qua. Abbiamo operato un'altra rotazione. Continuiamo a ruotare il set di simboli che stanno all'interno del gruppo D rispetto al gruppo C. Ruotiamo di un altro posto. Il numero 2 andrà a finire 3 posizioni sotto al numero 1. 1, mettiamo 1, 2, 3 e ci mettiamo il 2. Poi 1, 2, 3 ci mettiamo il 3. 1, 2, 3 ci mettiamo il 4. Poi sotto l'1 ci mettiamo il 5, sotto il 2 ci mettiamo il 6, 7, 8, 15 e 16. Bellissimo. Questo è quasi l'ultimo step. Vediamo che questa linea è sempre più inclinata. È talmente inclinata che taglia per 3 volte. Ok? L'ultima rotazione che faremo sul gruppo E è una rotazione che ci porta i simboli completamente in verticale. Quindi 1, sotto l'1 avremo il 2, il 3 e il 4, poi il 5, il 6, il 7 e l'8, 15 e 16. Ecco, questo è l'ultimo stadio di rotazione. Guardate che bello, abbiamo un'inclinazione così, orizzontale, 45 gradi, e poi abbiamo un'inclinazione maggiore, e poi abbiamo un'inclinazione ancora maggiore, e poi abbiamo la massima pendenza verticale. Andiamo a vedere quante carte ci sono servite. 1, 2, 3, 21 carte per un set da 5 simboli. Quanti simboli ci sono serviti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, più i simboli del superset, 17, 18, 19, 20, 21. Andiamo a vedere che cosa dice la scatola. La scatola dice che abbiamo 8 simboli per carte. Diciamo che n è il numero di simboli per carte
che è uguale a 8. Abbiamo più di 50 simboli, m maggiore di 50, più di 50 simboli. In totale, tra tutte le carte, 55 carte. Quindi questo è il numero di simboli per carta, simboli in totale e numero di carte. Ecco, andiamo a vedere se questa cosa funziona. Innanzitutto riprendiamo in mano il nostro set da 5 simboli per carta. Che cosa notiamo? Possiamo calcolare il numero m di simboli necessari per realizzare un gioco del double fatto in casa utilizzando un certo numero n di simboli per carta. Quindi quanti simboli ci occorrono? Ci occorrono n simboli, dove n è il numero di simboli perché abbiamo il superset, più abbiamo questo quadrato di lato n-1, quindi n-1 al quadrato. Ok? Questo qui è il numero di simboli che devono ruotare all'interno di ogni set. Ora determiniamo invece qual è il numero massimo di carte che si possono ottenere che soddisfino questa condizione in cui ogni coppia di carte hanno in comune un solo simbolo. Quindi n, il numero massimo di carte, è determinato da una carta, che è la carta del superset, più il numero di simboli che abbiamo nella carta del superset moltiplicato per n meno 1. Ok? n-1 perché abbiamo n 1, 2, 3, 4 n gruppi, dove in ogni gruppo abbiamo 1, 2, 3, 4, cioè n meno 1. Questo quadrato, per fare in modo che la rotazione sia completa, abbiamo bisogno di un quadrato, quindi se tante sono in orizzontale, tante devono essere anche in verticale. Andiamo a realizzare una tabella dove abbiamo il numero di simboli per carta, dove abbiamo il numero di simboli in totale necessari e il numero n di carte massimo che riusciamo a realizzare che soddisfino la condizione necessaria per il gioco. Quindi con un simbolo per carta ovviamente abbiamo 1 più 0 al quadrato 1 e abbiamo 1 più 1 per 0 1. Ovviamente con un simbolo non possiamo realizzare nessuna coppia di carte, quindi abbiamo un'unica carta che soddisfa con se stessa e quindi diciamo che non si fa nessun gioco di double con un solo simbolo. Avendo due simboli per carta, invece abbiamo 2 più n-1 fa 1 al quadrato, quindi 2 più 1 fa 3, mentre il numero di carte totali sono 1 più 2 per 1 fa di nuovo 3. Con 3 simboli andiamo veloce: 3 più 4, 7, 1 più 3 per 2, 6 fa 7, e con 8 simboli per carta abbiamo 8 più 49, 57. Qui invece abbiamo 8 per 7, 56, più 1, 57. Avete notato che m e n sono sempre uguali? Proviamo a vedere se anche analiticamente risultano uguali. Mettiamo a sistema m uguale n più n-1 al quadrato con n maiuscolo uguale 1 più n per n-1. Svolgendo l'uguaglianza riusciamo a determinare che n quadro meno n più 1 è uguale a n quadro meno n più 1, cioè i due termini sono uguali anche analiticamente. Con 8 carte abbiamo più di 50 simboli e qua dice 57, possono essere fino a 57 e io vi dico saranno 57 simboli perché altrimenti non riusciamo a fare tutte le permutazioni possibili. Il numero di carte invece sono 55, qua dice che possono arrivare a 57, vuol dire che dal mazzo mancano 2 carte. Voglio concludere questo video lasciandoti la curiosità
di capire quali sono le 2 carte mancanti. Magari quando scoprirai quali sono, scrivilo qui sotto nei commenti. Con questo è tutto, ci rivediamo alla prossima puntata. Per la prossima puntata ci servirà un computer con un mouse e una tastiera. Ciao!